Mi chiamo Amelia, ho 33 anni, lavoro in un ospedale, sono un'infermiera. Il mio lavoro consiste nell'aiutare le persone malate. Lavoro molte ore ogni giorno. Lavoro durante il giorno e a volte anche di notte. Amo il mio lavoro perché mi piace aiutare le persone. Fino all'anno scorso ero sola. Non avevo un fidanzato e vivevo da sola. Lavoravo sempre e mi sentivo molto stanca. Dopo il lavoro spesso andavo a trovare mia madre. Mia madre vive in un piccolo villaggio. È anziana, quindi mi piace aiutarla anche lei. La vita era tranquilla e semplice. Un giorno qualcosa è cambiato. Un nuovo medico ha iniziato a lavorare nel nostro ospedale. Si chiama Michael. Michael ha 2 anni meno di me. Ha 31 anni ed è molto affascinante. È alto, ha i capelli castani e gli occhi azzurri. Sorride spesso. Tutte le infermiere lo apprezzano perché è gentile e cordiale. All'inizio pensavo che Michael non mi avrebbe notata. Non sono molto snella e sono solo una donna ordinaria. Non indosso vestiti eleganti e non ho lunghi capelli bellissimi. Non pensavo che Michael potesse essere interessato a me, ma poi Michael ha iniziato a parlarmi. È sempre stato gentile con me. Mi chiedeva come stavo e mi sorrideva ogni giorno. Ero sorpresa. Non pensavo che qualcuno come Michael potesse essere interessato a una persona come me. Un giorno Michael mi ha chiesto se avessi bisogno di un passaggio a casa. Ho detto di sì. Mi ha accompagnata a casa con la sua macchina. Era una bella macchina e abbiamo parlato per tutto il tragitto. Abbiamo parlato del lavoro, delle nostre vite e delle nostre famiglie. Mi sentivo molto felice a parlare con lui. Parlare con Michael era facile. Dopo quel giorno, Michael mi portava spesso a casa. A volte mi portava un caffè o un tè al lavoro. Pranzavamo insieme in mensa e parlavamo. Mi piaceva sempre di più. Non vedevo l'ora di vederlo ogni giorno. Poi, un fine settimana, Michael mi ha chiesto se volevo andare al cinema. Avevamo entrambi un giorno libero, così ho detto di sì. Siamo andati a vedere un film insieme. Dopo il film abbiamo fatto una passeggiata. Abbiamo parlato per ore. Ero così felice. Pensavo che forse Michael provasse lo stesso per me. Ma poi, pochi giorni dopo, Michael mi ha detto qualcosa di sorprendente. Ha detto: Amelia, devo dirti una cosa. Sono sposato. Ero scioccata. Non sapevo che avesse una moglie. Non parlava mai di lei e non portava una fede al dito. Michael mi ha spiegato che era sposato da 5 anni. Sua moglie si chiama Laura. Non hanno figli. Ha detto che non era felice nel suo matrimonio. Mi ha spiegato che lui e sua moglie non avevano molto in comune. Non passavano molto tempo insieme. Avevano interessi diversi. Michael mi ha detto che gli piaceva passare del tempo con me perché lo rendevo felice. Ha detto che si sentiva a suo agio con me. Mi ha detto che ero facile da capire e che gli piaceva starmi vicino. Non sapevo cosa fare. Mi piaceva molto Michael, ma non volevo creare problemi. Ho iniziato a riflettere molto. Mi chiedevo perché Michael fosse interessato a me se aveva già una moglie. Probabilmente sua moglie era molto bella e non capivo perché volesse passare del tempo con me. Ci pensavo ogni giorno. Ero confusa. Non sapevo se continuare a vedere Michael o smettere. Non volevo ferire nessuno, ma ero felice quando stavo con lui.
Pochi giorni dopo è successo qualcosa. Sono andata al grande supermercato della città. Ero lì per comprare del cibo. Mentre camminavo tra le corsie, ho sentito una voce familiare. Era Michael. Stava parlando con qualcuno. L'ho visto prima che lui vedesse me. Era con una donna. Ho immaginato che fosse sua moglie, Laura. Laura era davvero bellissima. Era alta ed elegante. Sembrava una modella. Indossava abiti costosi e sorrideva molto. Ridevano insieme e sembravano molto felici. Mi sono sentita triste. Non sapevo cosa fare. Sono uscita velocemente dal supermercato. Non volevo che mi vedessero. Sono tornata a casa e ci ho pensato su. Mi sentivo confusa. Perché Michael passava del tempo con me se aveva una moglie così bella? Perché sceglieva di parlare con me? Ho iniziato a riflettere sulla mia situazione. Non volevo essere l'altra donna nella vita di Michael. Volevo prendere la decisione giusta, ma era difficile. Sapevo che dovevo parlare con Michael e capire cosa fare. Quella notte non riuscivo a dormire. Continuavo a pensare a Michael. Pensavo a quanto fosse gentile con me e a quanto mi piacesse passare del tempo con lui. Ma pensavo anche a sua moglie. Era bellissima e sembrava perfetta. Non capivo perché Michael scegliesse di stare con me quando aveva una moglie così bella. Il giorno dopo sono andata al lavoro sentendomi stanca e triste. Non volevo vedere Michael, ma sapevo che dovevo parlargli. Quando l'ho visto, mi ha sorriso come se tutto fosse normale, ma io non sono riuscita a ricambiare il sorriso. Dovevo capire cosa stava realmente succedendo. Michael, dobbiamo parlare, ho detto. Mi ha guardata confuso. Che c'è che non va, Amelia? Ha chiesto. Ti ho visto al supermercato con tua moglie, ho detto. Sembravate felici. Non capisco perché passi del tempo con me se sei felice con lei. Michael è apparso triste. Non sono felice, Amelia, ha detto. Io e Laura non abbiamo la stessa connessione che ho con te. Con te posso essere me stesso. Tu mi fai sentire vivo. Non sapevo cosa dire. Mi piaceva Michael, ma non volevo essere la causa della fine del matrimonio di qualcuno. Ho deciso di prendermi del tempo per riflettere. Ho detto a Michael che avevo bisogno di spazio. Nei giorni successivi ho riflettuto su tutto. Ho parlato con la mia migliore amica, Sara, e le ho raccontato di Michael. Sara è sempre onesta con me. Mi ha detto, Amelia, meriti qualcuno che possa stare con te completamente, non accontentarti di meno. Sapevo che aveva ragione. Dovevo pensare alla mia felicità e a ciò che volevo nella vita. Una settimana dopo Michael mi ha chiamata. Voleva incontrarmi e parlare. Ero nervosa, ma sapevo che dovevo essere sincera con lui. Ci siamo incontrati in un parco e gli ho detto come mi sentivo. Michael, tengo a te, ma non posso essere in questa situazione, ho detto. Devi decidere cosa vuoi davvero. Se non sei felice con Laura, dovresti parlarle, ma io non posso essere l'altra donna. Michael sembrava triste, ma ha capito. Tengo a te, Amelia, ha detto. Rifletterò su tutto. Voglio solo che tu sia felice. Ci siamo salutati e sono tornata a casa sentendomi sia triste che forte. Sapevo di aver preso la decisione giusta, ma non è stato facile. La vita è piena di scelte difficili, ma a volte dobbiamo scegliere ciò che è meglio per noi stessi.
Nei giorni successivi, alla fine della mia relazione con Michael, mi sentivo strana. Una parte di me sentiva la sua mancanza, ma sapevo di aver fatto la cosa giusta. Avevo bisogno di tempo per riflettere sulla mia vita e su ciò che volevo veramente. Ho passato più tempo con i miei amici e mi sono concentrata sul mio lavoro in ospedale. Le cose hanno lentamente cominciato a tornare alla normalità. Un pomeriggio, mentre uscivo dall'ospedale, ho deciso di fare una passeggiata nel parco. Era una giornata di sole e avevo bisogno di un po' di aria fresca. Mentre camminavo, ho sentito qualcuno chiamare il mio nome. Amelia, una voce familiare mi ha chiamata. Mi sono girata e ho visto Daniel, un vecchio amico del college, venire verso di me. Non ci vedevamo da anni. Daniel, che sorpresa, ho detto sorridendo. Ci siamo abbracciati e lui mi ha chiesto se avevo tempo per un caffè. Ho accettato, felice di rivederlo. Ci siamo seduti in un piccolo caffè nel parco, parlando delle nostre vite. Daniel mi ha raccontato che si era trasferito di recente in città per lavoro. Ora era un insegnante e adorava il suo lavoro. Io gli ho raccontato del mio lavoro in ospedale e abbiamo riso dei vecchi tempi al college. Nelle settimane successive, io e Daniel ci siamo incontrati spesso per un caffè. Parlavamo di tutto, del lavoro, delle nostre vite e dei nostri sogni per il futuro. Non era come Michael, era aperto e sincero e non mi sentivo confusa quando stavo con lui. Mi sono resa conto che non mi mancava più Michael. Io e Daniel abbiamo continuato a vederci. Siamo andati al cinema, abbiamo fatto lunghe passeggiate nel parco e, a volte, ci siamo semplicemente seduti a parlare per ore. Era gentile, divertente e mi faceva sempre sentire bene con me stessa. Io e Daniel stavamo insieme da quasi un anno e tutto stava andando bene. Mi fidavo di lui e passavamo molto tempo insieme. Un giorno, però, è successo qualcosa che mi ha fatto mettere in discussione tutto. Era un venerdì pomeriggio. Avevo appena finito il mio turno in ospedale e ho deciso di fare una sorpresa a Daniel nel suo caffè preferito. Sapevo che spesso andava lì dopo il lavoro per rilassarsi con una tazza di caffè. Sono entrata aspettandomi di trovarlo seduto da solo, ma quello che ho visto mi ha fatto crollare il cuore. Daniel era seduto con una donna. Era bellissima, alta, con i capelli lunghi e un sorriso luminoso. Ridevano e parlavano vicini. Sono rimasta sull'ingresso a osservarli. La mia mente ha iniziato a correre. Chi è lei? Mi sono chiesta. È la sua ragazza? Perché non mi ha parlato di lei? Non sapevo cosa fare. Dovevo andare da loro e salutarli, o dovevo andarmene e fingere di non averli mai visti insieme. Il mio cuore batteva forte e sentivo un nodo allo stomaco. Dopo un momento ho deciso di andarmene. Non riuscivo a guardarlo in faccia, né la donna. Sono uscita in fretta dal caffè e sono tornata a casa, sentendomi confusa e ferita. Quella notte non riuscivo a smettere di pensare a quello che avevo visto. Non ho dormito bene e la mattina mi sono svegliata sentendomi ancora peggio. Non volevo saltare a conclusioni affrettate, ma non riuscivo a liberarmi dalla sensazione che Daniel mi stesse nascondendo qualcosa. Più tardi quel giorno Daniel mi ha chiamata. La sua voce era allegra, come se non ci fosse nulla di sbagliato. Ehi, Amelia,
Vuoi fare una passeggiata stasera? Mi ha chiesto. Ho esitato. Non sapevo se riuscivo ad agire normalmente dopo quello che avevo visto, ma ho accettato di incontrarlo, pensando che avrei parlato con lui di ciò che avevo visto. Quando ci siamo incontrati al parco, Daniel sorrideva come sempre. Abbiamo camminato per un po', parlando della nostra giornata, ma non riuscivo a concentrarmi. Continuavo a pensare alla donna nel caffè. Alla fine mi sono fermata e mi sono voltata verso di lui. Daniel, devo chiederti qualcosa, ho detto, con la voce che tremava un po'. Mi ha guardata preoccupato. Cosa c'è, Amelia? Ti ho visto ieri al caffè, ho iniziato, cercando di rimanere calma. Eri con una donna, sembravate molto vicini. Pensavo fosse forse la tua ragazza. Gli occhi di Daniel si sono spalancati in sorpresa. Aspetta, cosa? Mi hai visto al caffè? Sì, ho detto piano, e non sapevo cosa pensare. Daniel è rimasto in silenzio per un momento e il mio cuore è caduto. Pensavo che stesse per confessare che mi stava nascondendo qualcosa, ma poi ha riso dolcemente e ha scosso la testa. Amelia, ha detto, prendendomi la mano. Quella donna non era la mia ragazza, è mia cugina, Emma. Tua cugina? Ho chiesto, sentendomi un po' imbarazzata. Sì, ha spiegato. Emma si è appena trasferita in città e non conosce molte persone qui. Stavo recuperando il tempo con lei, aiutandola a sentirsi più a suo agio. Non ne ho parlato perché non mi sembrava un grosso problema. Ho sospirato di sollievo. Oh, mi dispiace, Daniel. Vi ho visti insieme e ho subito pensato male. Daniel ha sorriso dolcemente e mi ha stretto la mano. Va bene, Amelia. Capisco perché eri preoccupata, ma non devi esserlo. Non c'è nessun altro. Sei l'unica persona di cui mi importa. Sentendo le sue parole, ho sentito un'ondata di sollievo investirmi. Ero stata così veloce a pensare al peggio, ma ora mi sono resa conto che non avevo nulla di cui preoccuparmi. Daniel era sempre stato onesto con me e dovevo fidarmi di lui. Una sera, mentre cenavamo, Daniel mi ha chiesto delle mie relazioni passate. Ho esitato all'inizio, non ero sicura se fossi pronta a parlare di Michael, ma mi fidavo di Daniel, così gli ho raccontato tutto. Stavo vedendo qualcuno prima che ci ricollegassimo, ho iniziato, guardando il mio piatto. Si chiamava Michael ed era complicato. Era sposato e sapevo che non era giusto, ma ci tenevo a lui. Alla fine ho scelto di allontanarmi. Daniel mi ha ascoltata in silenzio, senza interrompermi. Quando ho finito, ha allungato la mano e ha preso la mia. Sono contento che me l'hai detto, Amelia. So che deve essere stato difficile, ma io sono qui per te ora e voglio che siamo onesti l'uno con l'altro. Ho annuito, sentendo un peso sollevarsi dalle mie spalle. Grazie, Daniel. Anche io lo voglio. Da quel momento ho capito che Daniel era qualcuno di cui mi potevo fidare. Abbiamo continuato a costruire la nostra relazione, supportandoci a vicenda nelle difficoltà e nelle gioie della vita. Non rimpiangevo aver chiuso con Michael. Era stata la decisione giusta e ora ero con qualcuno che mi rendeva davvero felice. Un giorno, mentre camminavamo nel parco, Daniel si fermò e mi guardò seriamente. Amelia, ho qualcosa da chiederti, disse. Lo guardai un po' nervosa. Che cos'è? Ho pensato molto a noi, iniziò.
E so che stiamo insieme da solo un anno, ma non riesco a immaginare la mia vita senza di te. Mi rendi felice ogni giorno e voglio passare il resto della mia vita con te. Il mio cuore accelerò mentre lo ascoltavo. Stava chiedendo quello che pensavo stesse chiedendo. Daniel mise una mano in tasca e tirò fuori una piccola scatola. La aprì per rivelare un anello bellissimo. Amelia, vuoi sposarmi? Ero sotto shock, non me l'aspettavo affatto. Ma mentre guardavo negli occhi di Daniel, sapevo qual era la risposta. Sì, dissi, con le lacrime di felicità che mi riempivano gli occhi. Sì, voglio. Daniel sorrise, facendomi scivolare l'anello sul dito. Ci abbracciammo e sentii un'ondata di felicità investirmi. Non avrei mai pensato di trovare l'amore dopo tutto quello che era successo con Michael, ma eccoci qui, fidanzati con qualcuno che davvero si preoccupava per me. Michael faceva parte del mio passato e mentre era stato un periodo difficile, mi aveva aiutato a diventare più forte. Ora stavo iniziando un nuovo capitolo con Daniel e non vedevo l'ora di scoprire cosa ci riservava il futuro. La vita ha un modo curioso di sorprenderci, ma a volte le cose che non capiamo ci portano alle parti migliori della nostra vita. La vita non è sempre facile, ma con Daniel al mio fianco mi sentivo più forte. Abbiamo affrontato delle sfide insieme, ma abbiamo sempre trovato un modo per superarle. E col passare del tempo mi sono resa conto che questa era il tipo di relazione che avevo sempre voluto, una costruita sulla fiducia, sul rispetto e sull'amore. Se ti è piaciuta la storia, per favore metti mi piace, iscriviti e condividi.